Qualcuno deve restare lucido per guidare. Già. Di questo passo sarai completamente ubriaco prima che faccia buio. Dici? Che bellezza. Sai una cosa? Ho tenuto poco fa la tua testa nel mirino del fucile. Ce l'ho tenuta per almeno mezzo minuto. Sei già ubriaco. Boom! E invece no. E sai perché? Ho visto il cervo e mi sono chiesto: chissà se la dolce polpa di Ivo rosolata allo spiedo è meglio del cervo o no. Forse sì. Ma sono sicuro che il cervo non scopa come lei. Nessuno scopa bene come la mia piccola Eve. E solo per questo non ti trovi al suo posto. Ehi, che succede? Hai avuto paura? Ti ho fatto paura, eh? Puzzi di whisky, mi fai schifo! Chianti della California. Com'è che non l'avete messo in lattine? Non ci avete ancora pensato, eh? Un gran bell'animale quel cervo, lo sa, signor Mancini? Davvero un bel colpo. Perché ride? Ve la immaginate mia moglie che si rosola al posto di quel cervo? Eh? Sua moglie? Voi non ci crederete, ma quella bestiola ha almeno una cosa che mia moglie le invidierebbe. Sì? Cosa? Lo spiedo nel sedere. Come? Scusate un momento, ma voglio andare a vedere se mia moglie è pronta. Mai conosciuto un italiano che regga bene l'alcol. Harry, hai messo il picchetto troppo lontano. Per l'amor del cielo, Lucy, quella corda va da quella parte. Abbiamo tirato su questa tenda almeno 1 milione di volte. Ecco perché preferisco la roulotte. Ecco perché le roulotte costano di più. Beh, se non finite impiccati alla tenda, venite alla nostra cena d'addio. Mia moglie ed io partiamo domani. Grazie, è molto gentile. Accettiamo volentieri, grazie. Mi chiamo Stetson, faccio l'assicuratore. E lei è mia moglie Lucy. Salve. Molto lieto. È un piacere, Mr. Stetson. Io mi chiamo... Un attimo di pazienza, io... Figuriamoci se non mi ricordo come mi chiamo. Accidenti, ce l'ho sulla punta della lingua. Pensi che... Mi hanno chiamato un minuto fa, il mio nome, bello chiaro, quel tavolo laggiù. Non fa niente, sono cose che capitano, sa. Come sarebbe non fa niente? Non mi ricordo il mio nome e dice non fa niente? Lo chiedo a mia moglie. Venite con me. Yves? Su, venite. Yves! Yves? Yves? Yves, ti presento 2 amici. Il signore e la signora Stetson. E questa è mia moglie. Piacere. Yves, ti dispiace dire a questi signori come cazzo ci chiamiamo, che io non me lo ricordo. Chiudi, imbecille. Scusi. Con permesso. Sul serio, non me lo ricordo. Buffone. Yves, lo spiedo ti reclama. Mi devo vestire. Se vuoi curarti la sbornia, c'è del caffè sul fornello. Non quello spiedo, questo spiedo. Cerca almeno di non essere così volgare. Credevo che ti piacesse, no? No! Non adesso! Non ne ho voglia! Come non ne hai voglia? Tu ne hai sempre voglia, eh? No! Conosco il mio topolino! Potrebbe
bestia, voglio! Io sono una bestia, ma tu sei una troia. Una gran troia. Sei un porco schifoso! È vero. Sono un porco, ti vado bene per questo, no? Levati di dosso! Dai, molla, dai! Così, We love sunshine, we love moonshine, we love everything that we've got. Come and get me through the fields now, then together let's sing a song. There's music everywhere, the breeze is whispering there, the sun will make us warm, and the moon will shine. And now please clap your hands, and then please clap your heart. The world will still go round, as we keep singing loud. Let's fly, let's fly, let's fly, let's fly up to the sky, and clouds will be our stage to dance and sing with love. I smile, you smile, I smile, and all around is white. Feel like my heart goes move. Let's sing together now. There's music everywhere. The breeze is whispering there. The sun will make us warm, and the moon will shine. And now please clap your hands, and then please clap your hearts. The world will still go round, as we keep singing loud. Let's fly, let's fly, let's fly, let's fly up to the sky, and clouds will be our stage to dance and sing with love. I smile, you smile, you smile, and all around is white. Feel like my heart will bloom. Let's sing together. Che ti succede, Sono stanca. Guarda. Guarda. Non liquefarti, tesoro. Fanno esattamente quello che noi abbiamo appena fatto. Ti sbagli, tesoro. Loro fanno l'amore. Noi abbiamo scopato. Non mi dire che sei sensibile alla differenza, tesoro. Vaffanculo, tesoro. Se è un invito, tesoro, mi spiace. Io non ci vado. E adesso dove vai? Dove vai? Deve essersi rotto. Che cosa? Si è rotto il polso. No, è una storta. Maledetto! Non c'è mai stato una tenda in questo posto. Vorrei sapere chi è lo stramaledetto stronzo che l'ha piantata qui. Ecco cosa vorrei sapere. Ah, l'assicuratore. Spero solo che abbia assicurato se stesso. Certo, sono assicurato. Perché? Cos'è successo? Oh, il nostro assicuratore è assicurato. La mia mano le costerà come se fosse d'oro, ha capito? Sono un campione di pallacanestro, pagato milioni. Io la rovino. Ma le assicuro che... La pianta di assicurare, l'assicuro qui, le assicuro là. Walter, non ci faccia caso, ha bevuto troppo, Mr. Stetson. È ubriaco. E non è mai stato un campione di un bel niente. È un giornalista. E come giornalista vale più o meno quanto una riserva della Serie B. Di dottore. Accidenti a lui, ma a momenti mi ingessava tutto il braccio. Un poliziotto è stato ferito gravemente. Secondo le notizie sinora pervenuteci, i rapinatori... Mi sta scoppiando la testa. Mi fa più male di ieri sera.
Stai parlando con me? Non mi hai chiesto della mano? No. Quello è il tuo mal di testa. No, cara. Tu sei il mio mal di testa. E sta più attenta, per Dio. Vuoi guidare tu per caso? Spiritosa. E allora lasciami in pace se vuoi arrivare a Los Angeles stasera. Tira dritto. Non voglio rompiballe tra i piedi. Che diavolo fai? Vorrei vedere te con l'auto fuori strada in un posto simile. Per me non ti fermeresti. Senta, le mandiamo la prima pattuglia che incontriamo, va bene? Non gli dia retta, salga. Noi arriviamo alla statale per Los Angeles. Per me va bene. Può aspettare un momento. Vado a spegnere quella radio. Ok. Faccia con calma. Mi chiamo Konitz, Adam Konitz. Ma cosa ha fatto la mano? Affari miei. Non faccia caso a mio marito. È un perfetto maleducato. Ma forse se n'è già accorto. Ha una natura diffidente. La prego di scusarlo. Lei invece adora prendere a bordo qualsiasi vagabondo. Sa, una natura, come dire, una natura un po' puttana. Forse l'ha già notato. Mi chiamo Mancini, Walter Mancini, mia moglie Eve. Eve? Sì, perché? Beh, Adam e Eve. Ma questo non è il paradiso terrestre. Peccato. Divertente. Abbiamo un ospite spiritoso. Sarà un viaggio brillante, magnifico. Dopo questa battuta, perché non si riposa? Kunz, o come diavolo ha detto che si chiama? Konitz. Konitz, sì. Non ha l'obbligo di tener viva la conversazione, sa. Ok, Martini. O come diavolo ha detto che si chiama? Mancini. Mancini, sì. A me piace la conversazione. Che coincidenza. Anche a me. La mia conversazione. Ok, Mancini. Nessun problema. Io vado matto per la mia conversazione. Ricoverato in gravissime condizioni al Central Hospital di Fresno. Si ignora però se sia in grado di parlare e se abbia già fatto alla polizia delle rivelazioni circa i suoi complici nella rapina. Adesso la radio non ti dà più Ci sono fastidio? giunte in questo momento Sempre meno di lui. Numerosi testimoni hanno asserito che i banditi erano almeno 4. Sembra che siano fuggiti a bordo di 2 macchine, una Pontiac bianca decapottabile e una Chrysler grigia, e si siano diretti verso sud. Si presume che tentino di raggiungere il confine del Messico. Secondo i primi calcoli il bottino Ha detto Fresno. Non è molto lontano da qui. Andiamo a vedere? Per fare che cosa? Potresti mandare un pezzo, ti pare? Topolino, in Italia avvengono almeno 100 rapine al giorno, un sequestro alla settimana, uno scandalo politico ogni mese e una crisi di governo almeno una volta all'anno. A chi vuoi che interessi una rapina nell'altro emisfero? E non pensi alla sorpresa di papà se scoprisse che sai anche compilare un articolo e non solo una nota spese? Appunto. Ti dimentichi quello che gli ha detto il dottore. Cuore stanco. Meglio evitare le sorprese, ti pare? Non gli fanno bene.
È un giornalista? Lei cos'è? Commesso viaggiatore. Domani dovrei essere a San Diego. Rapporto mensile dal principale. Voglio darle un consiglio. Non sposi mai la figlia del principale. Ah, non ha figlie. Non sa quanto è stato fortunato. Tutti direbbero che ha sposato la posizione del paparino. E se aveva l'ambizione di combinare qualcosa, finirà per passargliene la voglia. Ma tu non l'hai mai avuta, caro. Ha visto? E allora troverà che è più comodo strafottersene e attaccare il cappello. E vivere sotto il comodo ombrello di papà. Ma perché, Walter? Non è questa la ragione per cui mi hai sposato? No, semmai è la seconda ragione. Mi sto chiedendo qual è la prima. Gliela dico? Gliela dico io, se vuoi. Vediamo se indovino. Perché sei una grandissima figa. Una di quelle che come la vedi ti viene voglia di fartela. Ferma la macchina, ferma! Vieni fuori, bastardo! Vattene, prendi la valigia e vattene! Ti senti furbo, eh? Ti insegno io a tenere la bocca chiusa. Basta! Smettetela! Basta! E non metterti in mezzo, tu! T'ammazzo! Ok, Martini, o come diavolo hai detto che ti chiami? Basta fare lo spiritoso. La luna di miele è finita. Beh, cosa posso fare contro uno che ha una pistola? E che guidava una Pontiac, eh? Bravo, ci sei arrivato. Sono uno di loro. E hai capito che questa pistola so anche usarla. Non ho sbagliato quando ho detto che è una gran figa. Una grandissima figa. Smetta in macchina. Su, cammina! Non si ha dunque nessun elemento che possa condurre all'identificazione dei complici. La polizia sta già indagando negli ambienti frequentati dal bandito nella speranza di raccogliere indicazioni che possano aprire una pista meno vaga alle ricerche. Nel frattempo, posti di blocco sono stati predisposti sulle strade che conducono alla frontiera messicana. Gli uffici della Gastex, dopo aver ultimato i controlli contabili, hanno confermato che la somma rubata supera i $2 milioni. Si trattava del denaro destinato alle paghe. Che fai? Ho voglia di bere. La prossima volta chiedi il permesso. Non fare complimenti, Kunz. Konitz. E cerca di non dimenticartelo.
Le signore prima non ti hanno insegnato le buone maniere? Le signore sono astemmie. Ha proprio tutte le virtù. Dame, gestisco io il bar come tutto il resto. E adesso sentitemi bene. Incontreremo posti di blocco. Niente paura. Perché cercano 4 uomini. E noi cosa siamo invece? 3 pacifici borghesi di ritorno dalle vacanze. Walter e Yves, la coppia felice. E Adam, l'amico di famiglia. E se sarete bravi, non ci saranno problemi. Mi hai capito? Rispondi! Mi hai capito? Sì, sì. Posso fumare? Permesso accordato. Accendine una anche per me. Grazie. Da che parte? Sinistra. Sono in riserva. Dovremo fare benzina. Dirò io quando devi fermarti. Ho fatto questa strada un centinaio di volte. La conosco meglio delle mie tasche. C'è un distributore a 30 miglia. Basta! Mi lasci stare. Finirò fuori strada. Sei sensibile. Ci stai pensando ancora? A quando te l'ho toccata? Ti è piaciuto, eh? Non riesci a levartelo dalla mente, vero? Beh, se starai buona, te lo posso sempre rifare. Calma, Martini. È meglio che ti metti l'animo in pace. Se mi va me la scopo e non puoi farci niente. Non sei nessuno senza quel chilo di ferraglia. E tu chi sei? Una mezza calzetta? Uno che ha attaccato il cappello, un fallito, l'ha detto prima tua moglie. Ehi, da quando sono montato avete passato il tempo ad azzannarvi, sembra quasi che vi odiate. Com'è allora che ti scaldi tanto appena le faccio un complimento o le metto le mani addosso? Attenta, ci siamo. Sii naturale, Yves. Non succederà niente. Bravo giornalista. Molto bravo. Hai sentito che ha detto, signora? Rallenta e accosta con calma. Fermati una trentina di metri prima del bivio.
Che succede, sergente? Niente, un semplice controllo. Sono un giornalista italiano. Mi chiamo Mancini. Sono qui in vacanza con mia moglie. C'è qualche guaio? Stiamo tornando dal camp in Sequoia. Noi siamo in viaggio da stamattina e abbiamo la radio guasta. Cerca forse qualcuno? Abbiamo viaggiato per ore e ore senza incontrare un'anima viva. Un vero deserto, sergente. Bene, potete andare. Levati! Maledetti stronzi! Metti in moto! Sbrigati! Sì! Smetta se non volete fare la stessa fine! Sì, ma non sparare! Non sparare! Lascia! Non urlare! Lasciami! Devo tenerti d'occhio, Martini. Sei abbastanza furbo. Sì, un bel furbo. Con quello che ha combinato. Sì, naturale, Yves. Non ci succederà niente. Per fare l'eroe. Non hai capito? Lui è furbo. Il trucchetto era molto buono. Vedi, se quello stupido sbirro avesse recitato meglio, non mi sarei accorto di niente. E adesso staremo viaggiando con una scorta invisibile. La mia testa. La mia testa sarebbe sotto la mira costante delle loro carabine ad alta precisione. Dispongono di tiratori scelti capaci di centrare una monetina a 100 metri. Ero bello e fottuto. Mi avevi sottovalutato, eh? Ammetti che mi avevi sottovalutato. Ti avevo sottovalutato. Ecco, hai visto? Sono furbo anch'io. Sei molto più furbo di te. Perciò non dire mai più che non sono nessuno. Hai capito? Vuoi che ti mostri la differenza? La grande differenza che c'è fra me e te? Guarda. Guarda. Scommetto che non hai mai visto una cosa simile, vero Martini? 2 milioni di dollari tutti insieme. E lo sai di chi sono tutti? Miei! Sei un morto di fame. Sei sempre stato un morto di fame. E resterai sempre un morto di fame. Questa è la differenza che c'è fra me e te. Sì. 2 milioni di dollari possono fare di un nessuno un qualcuno. Oh, ti piace avere l'ultima parola, eh? È il tuo mestiere. Ma nel mio mestiere non ho bisogno di parole. Ho un'amica qui, vedi? Che è molto più convincente di te. E quante persone hai convinto con la tua amica? Ehi, non cominciare con le prediche. Guarda che quei 2 fessi di poliziotti morti sulla strada sono sulla tua coscienza. È come se l'avessi fatti fuori con le tue mani. Hai ragione, Konitz. Ancora una volta. Potevi farci ammazzare tutti. Che scema. Quando non avrà più bisogno di noi, quando saremo al confine col Messico, ci ammazzerai in ogni caso. Giusto, Konitz? A circa 1 miglio c'è un incrocio. Gira a destra. C'è ancora da bere? No, Cristo! Non ti arrabbiare.
Dove c'è benzina c'è whisky. Senti, Tettino bello, tra poco c'è una rivendita. Mi devi comprare 2 stecche di Marlboro e 2 bottiglie di scotch, ok? Come vorrei essere quel biglietto. Donis il grande, il super maschio. Puoi dirlo. Sai una cosa, Vater? Cominci ad essermi simpatico anche tu. Mi fa il pieno. Controlli anche l'acqua e l'olio. Allora, vado. Sì, ma sta attenta. Stai in vista e non avvicinarti al telefono. E quando parli con l'uomo, fai in modo che io ti possa vedere in faccia. Non tentare scherzi. È meglio evitare altri casini. Da quanto siete sposati? 9 anni. 9 anni. Bella rottura. Avete figli? Ma perché non ti fai i cazzi tuoi? Buenos días, señorita. ¿Qué quiere usted? Faccia finta di niente, la prego. Quando saremo partiti, chiami la polizia e avverta che nella macchina... ¿Cómo? Siamo nelle mani No, no entiendo, señorita, no entiendo. El patrón no está aquí. Por favor, señorita, hable español. Whisky e sigarette Marlboro. Ah, whisky. Eh. Cigarrillos. Bien, bien. Yo no estoy loco. Di, scribacchino. Ho avuto un'idea. Un'idea? Incredibile. Siete assomessi? Cosa? Ti offro un posto. Ti prendo al mio servizio. Con paga regolare e tutto. E chi devo ammazzare? Ah, non devi ammazzare nessuno. Scrivi un libro per me. E io ti pago. $50.000. 100.000, ti va? Vieni con me in Messico, spesato di tutto e in più 100.000. È una buona proposta. Se vuoi ci portiamo dietro anche la scassacazzi. Se no, la rimandiamo dal paperino. Che libro? Su di me. Beh, su tutta questa storia. Ma chi credi di essere? Al Capone, Dillinger. Sei un killer da 4 soldi. A chi vuoi che interessi la tua storia? Scemo, è anche la tua. Sei un giornalista al quale è capitata un'avventura eccezionale. Sono anni che cerchi l'occasione che ti tiri fuori dal pantano, no? Beh, adesso ce l'hai. Guardami. Io sono l'occasione. Tieni il resto. Gracias. De nada. Gracias, señor. Allora, ci stai? Ok.
Puoi dirmi che sta succedendo? E perché faresti tutto questo? A te che ne verrebbe? Per vedere il tuo nome stampato in un libro? La cronaca sul giornale non ti basta. Pretendi anche la dignità del personaggio letterario. Ma di che parli? Porca troia, delle volte non riesco a capirti. Io lo faccio perché se succede qualcosa voglio che la gente sappia le mie ragioni. Ma di che diavolo state parlando? E sarai tu che gliele dirai. Gliele dirò, ma nessuno comprerà il libro. Quale libro? E perché? È una bella storia piena di sesso e di sangue. Io, mia moglie e il killer di Walter Mancini. Beh, di sesso non si è ancora visto molto, ma in seguito provvederò io. Contaci pure. È certo che farà un sacco di grana. E magari ci fanno anche il film, eh? Ma quale libro? Che film? Mi volete spiegare? Cos'è questa buffonata? Non capisci che è pazzo? E io cerco di dargli corda. È l'unica speranza che abbiamo per uscirne vivi. È stretta? No. Hai finito, infermiera? Bene. Vai a prendere il registratore. Poi porta quel culetto d'oro in cucina e datti da fare. Ho una fame del diavolo. Che stai aspettando? Eccolo. Ricorda, fichina, resta sempre in vista. Sei pronto? Da dove cominciamo? Di solito si comincia con i genitori. Un'infanzia misera. Padre ubriacone che picchia la madre e il figlio tutte le sere. Forse sangue inquinato dalla sifilide. Le cattive compagnie. Il primo furterello. Una mela eri affamato. Il riformatorio, eccetera, eccetera. Oppure, se preferisci, padre sempre disoccupato. Meglio ancora se malato o semi-invalido di guerra. Così buttiamo la colpa sulla società e la classe abbiente. Madre costretta a battere il marciapiede per sfamare la famiglia e mantenere il figlio adorato all'istruzione. Ma a scuola i suoi compagni lo chiamano figlio di puttana, figlio di puttana. Beh, non hanno tutti i torti. Ma lui si incazza lo stesso e ne picchia qualcuno. Conseguenza, espulsione e riformatorio. Va meglio così?
Sentito che ho detto, Konitz? No. È tutto sbagliato. Sei fuori strada, scribacchino. Mio padre era un ufficiale postale, un esempio di rettitudine. Un risparmiatore. Persino la casa dove sono nato era nostra. Avessi visto che casa. Tutto pagato con i loro sudati risparmi, capisci? Una casetta delle fiabe, con le tendine alle finestre e i centrini ricamati sulla tavola, ricamati da mamma. Poverina. Era una donna tutta casa e chiesa. Ci volevano un bene dell'anima. E volevano bene anche a me. Mai una strillata, mai neanche uno schiaffetto. 2 persone veramente adorabili. Mai avuto problemi con quei 2. 2 creature angeliche. 2 rompiballe mai visti. Bene, Freud non può aiutare. Sparecchia la tavola e metti via il registratore mentre lo leggo. Mi vuoi legare? E perché? Hai sentito cosa ho detto? Su, sbrigati. Senti, Walter, mi dispiace. Devo dormire anch'io. Ora fai il bravo e metti le mani dietro la sedia, Stacchi le mani. Davvero? Ehi, culetto d'oro! Portami quella bottiglia! È per il libro, Walter. Un po' di sesso, no? Sesso e sangue, si era detto. Se non ti do materia, che cazzo scrivi? Come viene fuori il bestseller? Quello che scriverò per te è il tuo epitaffio! Lasciala stare, lasciala, vigliacco! Salve, gente. Mi chiamo Oaks. Lui è Ad. Prima eravamo soci di quel giù da laggiù.
Dov'è il denaro? Hawks! Ho trovato la valigia! C'è tutto? Sì, non vedi? Scioglimi, svelta. Ehi, lascia stare quella corda! Li faccio fuori ora, Hawks, e ce ne andiamo subito. Non fare l'idiota. Vi serviamo. Come a Konitz. Vi possiamo coprire fino alla frontiera. Lo stesso patto che avevamo con lui. Sarebbe uno sbaglio ammazzarci. Zitto, sta zitto! Senti. Pianta la tua tristezza. Non metterti a fare felice. Ha ragione, Adam non era un fesso. Ci faremo coprire da loro finché ci serve. Dopo vedremo, intesi? Lascia fare a me. Fidati. Bisogna che capite, il mio amico è sensibile. E con tutto quello che è successo, e sapete, ha i nervi tesi. Allora che diavolo aspettate? Sciogliete. Ho anche una mano ferita. Certo. Certo. Quando saremo in Messico, Hawks, non farai venire anche Katie, non è vero? Mica la chiamerai laggiù con noi, vero? Cerca almeno di capire. È solo la madre dei miei bambini. A me non me ne frega un cazzo dei tuoi figli. Ti ho avvertito, Hawks. Lei non è assolutamente più niente per me. Non mi importa niente. Io l'ammazzo. T'ho avvisato, Hawks. L'ammazzo quella puttana. Senti, Walter, Lascia perdere. Non ho voglia di parlare. dobbiamo parlare. Dobbiamo discuterne. Ma che fa? È pazzo. Fallo passare, fallo passare. Non c'è spazio, finiremo nella scarpata. Portati al centro della strada. Che cosa vuole quel figlio di puttana? Che cosa vuole da noi? Accelera, accelera per Dio! Sei fermato? Non lo so. Non lo so. Mio Dio, no!
pistola! Quello l'ammazzo. Fammi andare. Quanto veloce gli sparo? Buono. Buono. Su. Sta calma. È finita adesso. Ripartiamo. Figlio di puttana! Fuori, figlio di puttana! T'ammazzo! T'ho detto di uscire! T'ho detto di uscire! Dio mio. Ragazzo mio. Ti prego, alzati. Alzati. Fermo, scribacchino. Sorpreso, eh? Quella checca non mi ha beccato. Ho visto luccicare la sua pistola un attimo prima. Ho recitato bene la parte del morto, no? Questa non è una macchina da scrivere. Scriverò che sei immortale. Un vero eroe da fumetto. Sì, Superman. Che cos'ha? È svenuto. Su, cammina. Svelto? Adam. È vivo. Ah, lo vedo. Adam, fa qualcosa. Aiutami a portarlo in un ospedale. Non voglio più niente, il denaro è tuo, voglio solo la sua vita. Ma sì, che china, l'aiuto. Sta calmo. Salveremo la tua piccola. Grazie, Adam. Non scorderò mai quello che farai per lui. Lascia perdere, Ox. Può camminare? Sì, sì, certo. E allora mettilo in piedi, no? Ce la farà. Su. Aiutalo, che fai? L'ha imparato! No, no, sul camion! Dai, sul camion! Ti lascio, giornalista. Non aver paura. Mi sei simpatico, te l'ho detto, no? Ti lascio. Il confine è vicino. Sei licenziato prima di cominciare.
preferisco che non ti muovi da qui finché non saremo lontani. Ox, andiamo. È stato un piacere conoscerti, Kunz, o come diavolo ti chiami. E i soldi, Adam, non li prendi i soldi? Ah, giusto, me ne ero dimenticato. Vado subito. Che fai? Ada! Addio, checca! Fermo. Che fai? Tu devi avere la vocazione del martire, vero giornalista? Vaffanculo, assassino. Ah, come stai, culetto d'oro? Chi non muore si rivede. Tieni. Ricordo quella volta che papà per un errore trovò nella busta paga $20 in più. Era un weekend. Fu un weekend di passione. Lui e mamma passarono tutto il tempo a discutere e bisbigliare come coniglietti impauriti se era il caso di restituirli. Capite? Per $20. Il lunedì seguente, molto presto, se ne andò in ufficio con quei $20, con gli occhi che gli brillavano di fierezza, per compiere il suo dovere di impiegato modello. E lo sai, scribacchino? La settimana prima gli avevo chiesto di darmi $5. 5 sporchi dollari! Dovevo comprarci un pallone. Quel pallone era importante per me. Sai cosa mi disse? Mi disse: spendi il tuo settimanale, figlio. Capirai, i soldi del mio settimanale. Mi passava $2 ogni sabato per gli sfizi. Gli sfizi, capisci? $2 di sfizi a settimana. Avanti, che mi dici? Dico che con questa storia non commuoveremo neanche un circolo di nonnine, Konitz. La gente comune sta dalla parte di tuo padre, perché è come lui. Ed è quella che compra i libri. Dici? Tieni. Grazie. E così hai cominciato a rubare. La stessa notte, mentre pa dormiva, gli fregai $20 dal portafogli. Crepavo da ridere il giorno dopo. E ci misero più di 2 giorni per arrivarci. Fu divertente anche la prima volta che ammazzasti qualcuno? Non farmi la morale, scribacchino. Sai quanto me ne fotto della morale? Ti sto intervistando. Ricordatelo. Giusto. Allora senti, io ho capito una cosa. Ammazzare la gente è come quando fai i debiti. Più lavori all'ingrosso, più gli altri ti rispettano. Non hai capito niente, amico mio. Quelli veramente furbi non vanno in giro sparando come fai tu. Ah no? E come fanno? Rubano con l'aiuto della legge. Ne hai sentito parlare? Già, e magari sposano la figlia del principale. Sei un killer da 4 soldi, Konitz. Prima o poi ti farei beccare da uno sbirro da 4 soldi. Sta da un altro zitto. killer più svelto di te. Zitto! Tra un giorno, un mese, un anno. Ho detto è così sta che zitto! finirai, garantito. Piantala! Piantala tu! Tu sei già morto, Konitz! Un Sta morto zitto, che cammina! scribacchino! Un morto Ho che parla e detto cammina, sta zitto! Konitz! Un'altra volta! Basta! Basta, smettetela! Io non ce la faccio più! Fine dell'intervista. Rimetti in moto! Lì gira a destra.
Scendete voi due. Perché siamo qui? Non fare domande stupide, Eve. È un luogo perfetto per un'esecuzione. È qui che ci ammazzi, Konitz? Tu, va nella roulotte. Perché? Non discutere. Muoviti. Muovi quelle chiappe d'oro. Da fare fesserie, scribacchino. Te l'avevo promesso, no? Alzati e portami qualcosa da mangiare. Anche l'uomo trovato ucciso nella Pontiac bianca è stato ormai identificato dalla polizia. Si tratta di Robert Finnegan, un irlandese di 41 anni, di cui le cronache si occuparono tempo fa quando riuscì a fuggire dall'istituto psichiatrico dello stato di Matewan. In quella occasione altri 2 detenuti presso lo stesso istituto evasero insieme a Finnegan e sono tuttora latitanti. Si tratta di Lewis Hood, 23 anni, magro, statura circa 1,70 m e di... Non ti interessa sapere chi era l'altro uomo, Konitz? Come se già non lo sapessi. Ad e Ox. Ox e Ad. Le checche inseparabili. Gli sposini felici, insomma. Già, Ad e Ox. Hai notato, Konitz? Non ci sono che le checche oggi che sappiano veramente amare. Sei grande, Mancini. Sei proprio grande. No, non scherzo. Stiamo facendo un bel casino. Uomini da una parte e donne dall'altra. Una società di omosessuali. Non hai notato? Tu non ci arrivi, vero? Proprio giusto. Siete tutti dei maledetti invertiti. Parla per tuo marito, puttanella. No, no. Ci sei anche tu, che cosa ti credi? Gran scopatori. Lui adopera il mio corpo per farsi le seghe. Non è vero, Walter? E tu fai l'amore con la pistola. Esatto. Scommetto che ogni volta che spari ti senti più virile. Più uomo. Non muoverti! Ora ti faccio vedere io, ti do una poltrona di prima fila. Perché adesso, amico, è arrivato il momento dello spettacolo. Contento era ora, no?
Vuoi bere? Forse ne hai bisogno, eh? Ne vuoi tu? Su, vieni. Ti è piaciuto, vero? Direi che ti è piaciuto molto. Dì ancora che sono Finocchio, eh? Ehi, scribacchino, scommetto che tu non l'hai mai fatta strillare come ho fatto io. Quello che serve sapere è dove toccarla. Non la finirebbe più di fare l'amore. Non ti basta mai, eh? Ti piace? Quasi quasi ti porto con me. Che ne dici, eh? È come un giocattolo a molla. Giri la chiave e lei si muove. Sei pazzo, Conit. Mi fai solo pena. Non puoi farci niente, Conit. Sei malato. Bla 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 bla. Parla. Tutta quella fretta di spegnere la radio prima che dicessero il nome dell'altro. Il nome del terzo uomo fuggito dal manicomio criminale. Era il tuo, vero? Attento, Martini. Sei un povero minorato mentale, Conit. Hai bisogno di umiliare tutti. Tutti quelli che incontri. Io, lei. L'hai presa male, Martini. Vedo che l'hai presa proprio male. Lei non mi sembra per niente umiliata. Diglielo. Diglielo se ti senti umiliata. Entriamo. Ho freddo. Facchino! Bene, è stato molto istruttivo conoscerti, ma soprattutto conoscere tua moglie. Peccato che non siamo riusciti a scrivere quel libro. Ma vedi, domani sarò finalmente in Messico e con il solo problema di come spendere $2 milioni. Ti saluto, scribacchino.
uccisi. Ora prepara un caffè. Ne abbiamo bisogno. Su. Dobbiamo andare alla polizia, Walter. Gli diremo quello che è successo. Capiranno, vero? Torno subito. È inutile. Stupido. Domande, interrogatori, deposizioni, altre deposizioni. Dovremo ripetere le stesse cose decine e decine di volte. Ma Walter, come facciamo se... Non dobbiamo dirlo alla polizia né ad altri. Nessuno sa che l'abbiamo incontrato. I 2 poliziotti sono morti. I suoi complici sono morti. Non dobbiamo far altro che lasciarlo qui. Come se proprio non fosse accaduto niente, Yves. Esci. Walter, i soldi. E allora? Che significa? Che significa, Walter? Significa che sono 2 milioni di dollari. E ci stanno tante cose in 2 milioni di dollari. Tante belle cose. Sei pazzo. Sono soldi della Gastex. Erano le paghe, hai sentito la Vuoi radio? per caso che mi metta a piangere sul futuro della Gastex, eh? Non dire sciocchezze. Tu non sai, non puoi capire. Che cosa? Non so cosa, non capisco. Sta zitta! I salari saranno pagati. Ci penserà l'assicurazione. E a pagare l'assicurazione ci penseranno tutte quelle persone che pagano per questi rischi. È tutto un maledetto giro di speculazioni, di enormi profitti, fatti con i soldi tuoi e miei, e di milioni di imbecilli come noi. Guarda che non stiamo mica derubando qualcuno, derubiamo dei ladri. Gastex. Eh? Per anni ho pagato la benzina al loro prezzo. E adesso mi pratico un rimborso, giusto? Walter, se non troveranno con lui quei soldi, continueranno a cercarli. Non sarà mai finita. E allora lasci che li cerchino. Non verranno mica a chiederli a noi. Che c'entriamo noi? Chi ci ha visto? Hai capito ora? Sei molto bravo. Molto bravo. Che cazzo succede? Accelera piano! Non così forte! Più piano!
La fai affrontare di più! Non urlare così! Non urlare! Prima innesta la marcia, poi accelera piano. Che succede? È partita la batteria. E adesso che cosa facciamo? Devi rinunciare, Walter. Vuoi che faccia per caso come il padre di Conis? Vado alla Gastex con la mia valigetta in mano e dico: signori miei, la Befana ha fatto un piccolo errore di contabilità. Ho $2 milioni in più nella mia calzetta. Devo fare così? Stai parlando proprio come Conis. Presto noi saremo una coppia ricca e felice. Allegra, mio bel culetto d'oro. Non chiamarmi mai più in quel modo. Oh no, 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 Topolino, Non toccarmi! no! Non toccarmi! Non toccarmi! No! Zitta, zitta, zitta. Madre de Dios, ¿qué pasa aquí? Signor, che è successo? L'auto si è insabbiata e il motore si è messo a fare i capricci. Ai di mio, un bel guaio, che accidente. E mi dica, signor, come è finito in questo posto? È stato un caso. Stavamo cercando un posto un po' appartato per riposare qualche ora. E veniamo dai confini del Nevada. Sono un giornalista italiano, mi chiamo Mancini e questa è mia moglie Yves. E io sono il guardiano di questa cava, mi chiamo Mendoza. Fortuna che è arrivato, signor Mendoza. Forse con il suo aiuto ce la potremo fare. Forse. Esperemos. Non c'è qualche officina da queste parti. Sono pronto a pagarle il disturbo se mi traina fin lì. Un'officina da queste parti? C'è solo un hombre che si arrangia a fare il meccanico a un paio di miglia da qui. Però devo dire che più di una volta ha tirato fuori dai guai il vecchio Pancho Villa. Chi? È il camione Pancho Villa. Oh! Sarà meglio che ci diamo da fare, signor. Prenda il capo. Grazie. Quel denaro, Walter, restituiscilo. Non dire sciocchezze. Devi consegnarlo alla polizia. È mio, Yves. Se non lo tengo non potrò mai più guardare la mia faccia nello specchio.
Consideralo un risarcimento danni. Ah, sì, ho capito adesso. Le ferite del tuo orgoglio maschile perché ti hanno scopato la moglie. È così? Sei una gran figa, come diceva Collins. Una grandissima figa. Oh mio Dio, Ira. Non crederai di valere $2 milioni, vero? Signor? Grazie. Hai visto? Chi? Guarda che faccia, devono aver litigato. Devono essere signori, hai visto che macchine e carulotte che hanno fuori? Non avrà scopato. Ma tu pensi che tutto dipenda da quello? Al 99%. Hai finito? Sì. Porca miseria. Quant'è? $5. Ehi, vecchio zio Paperone, offrirebbe la colazione a 4 poveri nipotini? E magari anche da fumare, eh? Prova a guadagnarti quello che mangi. E come, signore? Già, facendo che cosa, per esempio? Lavorando, per esempio. Lavorando? Le spiace tradurre. Su, non fare il taccagno. Sei milionario, ricordi? Grazie. Grazie, signora, davvero gentile. Lei è la buona samaritana. Dà da bere agli assetati, non nega un passaggio a nessuno e incoraggia i giovani a mendicare. In altre parole, ama il suo prossimo purché non sia suo marito. Dammi da bere. Cin cin. Come ai vecchi tempi. Quando pensi di liberarti? Del corpo di Konitz? Non ancora. Ma è pericoloso portarselo dietro. Ti ho detto non ancora. Ma perché? Non affaticarti e lascia questi problemi a me. Cristo!
Loretta, ogni primo che incontri. Avresti $2 milioni in meno adesso. Qui va bene! Peter, va a guardare lassù se arriva. Subito. Svelto. Basterà? Sì. Aprila. Arrivano? Saranno qui tra un minuto. Fai quanto ci sei. Anche laggiù. Se quei soldi sono segnati. Ti stai abituando all'idea, eh? Non ti fanno più schifo. Io non ho mai detto che mi fanno schifo, ma che mi fanno paura. Piantala! So come cambiarli. Vedo che tu sai tutto. Già, so tutto. Nonostante quello che tu e tuo padre ne pensiate, sono un tipetto molto sveglio. Ehi! Arriva. Figli di puttana. Come va, milionario? Eh? Mua. Quanti sono? $300, mica male, eh? Che razza di stronzi, mio Dio, che stronzi! Aiutami. Povera Eve. Aspetta, torno subito. Io sono lo scrivacchino e tu il genio del crimine. Io sono il genio, non tu, imbecille.
veramente strano. Erano ore che l'idea mi rodeva il cervello. Ma non sapevo come fare. Come fare a liberarmi di te? Quegli stronzi hanno risolto il problema. Ricominciare sarebbe stato inutile. Non sei d'accordo? Avremmo litigato sempre. Credimi, questa è la soluzione migliore. Te l'avevo detto che sapevo esattamente che cosa facevo. Adesso capisci perché tardavo a liberarmi di lui, eh? Se non c'erano quelli tra 10 o 15 miglia, credo che questo casino l'avrei combinato io. Addio, Yves. Addio.